Bentrovati dunque gentile pubblico, bentrovati anche a chi ci segue in diretta Facebook dalla pagina dell'Ippodromo del Mediterraneo. Già ampiamente hanno dato i loro contributi gli addetti ai lavori, anche il nostro segretario Corsa e Galoppo ha dato il benvenuto e illustrato già quali sono i cavalli che parteciperanno a questa manifestazione e quali invece sono stati ritirati. Ma soprattutto vi voglio presentare una giornata che per l'Ippodromo del Mediterraneo è davvero importante, festeggia la nascita del Tempio Siracusano del Galoppo e anche del Trotto negli ultimi anni dal 1995. Un tempio ippico che si è fatto tecnologico, che ha raccolto tante iniziative e eventi collaterali nella promozione dell'ippica e oggi non sarà di meno. Sono 7 le corse in programma dalle ore 14:15, i cavalli della prima corsa sono già al tondino di presentazione, poi avremo soprattutto un premio Criterium dell'Immacolata, handicap principale B sui 1500 metri pista grande per cavalli di 2 anni, ancora il Francesco Faraci che ricorda uno dei pionieri insieme al dottor Concetto Mazzarella e a un gruppo di imprenditori che hanno creduto nella nascita dell'ippica che raccogliesse soprattutto quella che è la grande passione dell'intera Sicilia per il cavallo. Ancora il Gran Premio Unire, handicap principale, una storica corsa fin dagli albori della nascita dell'ippodromo di Siracusa, abbinata ad una seconda tris sui 1700 metri di pista grande, poi il gruppo Marconi e chiudere con una tris quarte quintè che appunto alle 17:35 concluderà questo convegno. Un convegno arricchito anche da eventi collaterali, artisti di fama nazionale e internazionale riconosciuta sono davanti a voi nella tribuna per allestire 8 pannelli con tema ippico, un'estemporanea di street art ben voluta anche organizzata con l'artista Paolo Greco e l'Urban Center di Floridia. Mentre per quanto riguarda sulle piste dell'ippodromo di Siracusa, specialmente sulla pista sabbia, si alterneranno 2 semifinali e una finalissima dei quarter horse portati dalla ASD Spettacoli Equestri, che fa riferimento alla scuderia Bordellino e che racchiude appassionati del quarter horse di tutta l'intera Sicilia. E adesso spazio naturalmente alla nostra ippica e la linea va al tondino. È tutto pronto. Partiti i cavalli del premio Ippodrom. Prima fase di gara che vede Capellone in leggera evidenza e nei confronti di Solare Orange che muove al suo interno, per corsie ancora interne c'è Force Like No Other, quindi dall'esterno Truth Twister con ai fianchi Trinax, nel cuore del gruppo Mister Ragona, in scia c'è Great Feeling, a largo di tutti viaggia Daron Kit, chiude Dancing Evolution il gruppo. Si affronta la prima piegata con Capellone a imporre il suo ritmo nei confronti di Solare Orange che tenda sempre di avvicinarsi. Quindi in terza in corda rimane a Force Like No Other con Truth Twister che filtra per corsie interne. A largo prova a progredire Trinax, quindi nel cuore del gruppo rimane Mister Ragona con ai fianchi Great Feeling, a largo di tutti c'è Daron Kit, a lunghezze chiude Dancing Evolution. Cavalli che affrontano l'ultima parte della retta opposta all'arrivo con Capellone che ancora detta la sua andatura, Solare Orange che ne sfrutta la scia e non lo perde mai di vista, quindi Truth Twister con all'esterno che progredisce, ingrana una marcia in più anche Trinax, quindi avanza anche venendo bene in progressione Daron Kit, chiamata a maggiore impegno Truth Twister che perde qualche posizione, si completa la seconda piegata, si affronta la retta di arrivo dal centro della pista, Capellone che prova ad accelerare, sotto frusta Solare Orange che tenta l'aggancio, avanza molto bene anche Trinax, ma dal largo c'è il volo di Daron Kit, siamo ancora a traguardo lontano, un testa a testa vibrante tra Capellone dall'interno, Daron Kit dall'esterno, più staccati gli altri, siamo ai 150 metri dal traguardo, Daron Kit e Capellone, prova a reagire Capellone, in leggera evidenza Daron Kit, siamo nella fase finale con Daron Kit e Capellone, Daron Kit che si salva da Capellone, quindi Truth Twister Trinax. Bellissimo arrivo avvincente già alla prima uscita con Daron Kit e Capellone che si sfidano in duello già ai 150 metri dal traguardo. Alla fine riesce a prevalere Salvatore Basile con Daron Kit che appunto respinge
Capellone, quindi Daron Kit 3-4, al terzo posto il numero 5 di Throat Twister, al quarto è il numero 2 di Trinax. Daron Kit al bersaglio, Rapisarda Orazio Pino ai colori, il training è di Vincenzo Caruso, in sella Salvo Basile. Ribadisco l'ordine d'arrivo numerico, ovviamente da confermare, ma che registra 3-4-5-2. È tutto per la prima dal Mediterraneo, la linea può ritornare alla regia. E adesso è un momento collaterale, la presentazione di ASD Spettacoli Equestri. Come vi dicevo, oggi l'ippodromo di Siracusa ha un colore in più ed è quello di avere due eventi collaterali. Uno riguarda l'arte e la andremo a presentare poi avvicinandoci anche agli artisti per farci raccontare quale mondo interiore esprimono attraverso quest'arte, ma già sulla pista stanno attraversando i cavalli che provengono dalle scuderie e in questo caso rappresentano l'ASD Spettacoli Equestri, un'associazione che fa riferimento alla scuderia Commercio Cavallo Bordellino di Salvo Murgo e Maria Purità, base centrale di allevamento, allenamento, addestramento e realizzazione di spettacoli equestri. È un centro che si è sviluppato negli anni a Santa Croce Camerina, si occupa dell'organizzazione di eventi equestri di natura culturale, sportiva, artistica, con la realizzazione anche di spettacoli, specie con andalusi, frisoni, lusitani, quarter e altre razze. Promuovono eventi anche sul settore sociale. L'associazione ha la caratteristica di riunire appassionati del mondo del cavallo da tutta la Sicilia, come si dimostrerà sulle piste del Mediterraneo con partecipanti originari dalle 9 province siciliane. E tutti pronti a condividere una grande passione, in particolare quella del Quarter Horse, che è un cavallo americano, incrocio tra un Mustang e un puro sangue inglese. Grazie alla sua straordinaria muscolatura è diventato un cavallo ideale ad ogni uso, soprattutto selezionato dai cowboy per lavorare il bestiame. È un cavallo molto duttile, molto veloce, stop and go, sprint, spin, riesce veramente a fare grandi cose. Bandiere in avanti per Murgo Salvatore con Spirit e ancora Angelo Zisa con Top Gun, per rappresentare un po' anche la delegazione americana che oggi è qui a Siracusa, una delegazione che ha tanto costruito, creduto nella realizzazione dell'ippodromo. Andremo a presentare, a dare lettura di quelli che sono i protagonisti delle batterie. Ne abbiamo una rappresentanza perché alcuni avevano difficoltà. Salutano dalla pista in sabbia già i primi protagonisti. Francesco Sirchia, ti muoverai anche con la cronaca di questa competizione. Andiamo a leggere chi sono i partecipanti della prima batteria. Allora, avranno le magliette per poterle riconoscere, sono Carmelo Emmolo con Totillas, Roberto Arena con Firewater Fame, Michele Barbagallo con la maglia verde e Wendy, Alessio Lo Giudice con la maglia azzurro cielo, Sonny's Surprise, poi la Placa Michele, maglia rosa con Asia, ancora Salvatore Emmola, maglia color sabbia con Asia, Mirko Sparacino, maglia arancio con Genicex Brun, Alessandro Di Cunta, maglia blu royale con Toretto. Ci fermiamo per gli ordini d'arrivo. E continuiamo la presentazione dopo l'ordine di arrivo. Allora, eravamo arrivati al numero 9, Giovanni Zambuto con la maglia verde pisello, il cavallo si chiama Pablo, poi Gioacchino Battaia con la maglia bianca e Asso, e infine Loris La Mancusa, maglia grigio scura con Nick. La seconda batteria vedrà in lizza ancora 10 Quarter Horse con il numero 1 e maglia gialla Giuseppe Di Quattro con la sua schipa. Quindi numero 2 Mattia La Mancusa, Giubba Bordeaux con ML Great Pride. Numero 3 Giubba Turchese, Francesco Dorata con Silverado. Numero 4 Simone Di Seri, maglia fucsia Hey Bin Sun.
Numero 5 maglia nera Davide Emmolo con Rosi Abate. Numero 6 Marino Tindaro con la maglia giallo limone con Back Smart Dash. Numero 7 con la maglia lilla Samuel Patti con Riva. Numero 8 con la maglia blu royal Anthony Di Caro e il suo Pablo. Numero 9 con la maglia verde oliva Pierluigi Polito con Eisi Pocolena. Col 10 e maglia grigio chiaro Riccardo Vaccaro e Miss Snapperolli. Infatti non corre, doveva correre anche la Rosa Ignazio, lo nominiamo perché aveva tanta volontà, poi non è riuscito per problemi. Quindi sono questi i protagonisti, noi li ringraziamo la scuderia di Salvatore Murgo Bordellino, che fra breve poi ritorneranno sulla pista, in questo caso dopo la terza competizione ci sarà la prima semifinale dei quarterfinals e poi successivamente appunto la seconda semifinale e quindi la finalissima. Intanto mi dicono dalla regia che abbiamo le prime immagini che provengono dalla street art, altro evento collaterale che arricchisce l'ippodromo, un evento che ci permette di raccontare anche l'ippica attraverso il mondo dell'arte, in questo caso un'arte figurativa che poi successivamente ci presenteranno. Un progetto ideato da Urban Center, Horse Street Art. La finalità è quella di lanciare attraverso un percorso espositivo all'interno dell'ippodromo il linguaggio della street art e il carattere sperimentale di questo progetto risiede inoltre nell'innovativo e più concreto rapporto tra l'arte, il pubblico e gli artisti. Insomma, avremo anche modo di raccontarla. Si vanno a ultimare le operazioni alle gabbie, manca all'appello soltanto Made in Sud che completa lo schieramento in questo istante e quindi partiti i giovanissimi del premio Maggio. C'è Bagar nella prima fase di gara con Tower Victory che emerge dal gruppo, lungo all'interno c'è Winning Attitude, quindi Made in Sud anche tra i primi, lungo la corda muove Rose Zar con Ishia Miss Samu, nel cuore del gruppo c'è Star Alpha, scivola intanto, perde posizioni Winning Attitude che ha in scia Elmos a chiudere a contatto Siria Star. Ritmo molto lesto in questa parte di gara che vede i cavalli affrontare la metà della retta di arrivo. Tower Victory quindi continua il suo percorso di testa con all'interno Rose Zar, quindi Made in Sud che si mantiene in seconda linea, prova a risalire anche Star Alpha con al largo Winning Attitude che recupera, ancora Miss Samu che rimane arroccata lungo la corda, Elmost a contatto cerca di recuperare il gap Siria Star. E siamo all'imbocco della curva finale, leader sempre Towards Victory davanti a Rose Zar, all'esterno Winning Attitude, in leggera crisi invece Made in Sud, lungo lo steccato Miss Samu, siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo, i cavalli si schierano a ventaglio con all'interno Rose Zar, a largo Miss Samu, ancora più a largo Star Alpha che scatta abbastanza bene, meta verginare l'affondo di Siria Star e di Elmost al suo interno. È testa a testa tra Star Alpha all'interno e Siria Star al largo, di dentro prova ancora Elmost, ma la corsa passa ormai tra Star Alpha e Siria Star, le due sono testa a testa, ci prova Siria Star fino in fondo, ma Star Alpha la respinge fin sul palo, Elmost è terzo davanti a Winning Attitude. E quindi successo, grazie Francesco, il successo per il numero 3 Star Alpha che batte proprio nei pressi, anzi sul palo, Siria Star che si era reso protagonista di un bel affondo finale, recuperando molto bene dalle retrovie. Ecco le ultime battute con Antonino Cannella che respinge proprio nei pressi del traguardo la buona Siria Star. Terzo quindi Elmost, 3, 1, 2, 5, l'ordine d'arrivo numerico probabile ma ufficioso per quanto riguarda questo premio Maggio. Allora, successo per Star Alpha, la scuderia Cuschieri.
È bello, sempre bello vincere, specialmente queste giornate qua. E il cavallo anche ha corso bene, l'altra volta ha corso bene, è sempre un cavallo che sta venendo sempre avanti. Siamo contentissimi. L'esperienza mi dice che in queste giornate il giallo-verde maltese brilla sempre. Secondo me c'è qualche altro colpo in canna. Speriamo, speriamo. Grazie Marco e complimenti ancora. Però è anche vero che è un momento di festa, vi ritrovate ogni volta con i sorrisi, parlate fra di voi, vi scambiate, perché noi abbiamo sottolineato che ci sono paesi anche in contrasto fra di loro e che superano tali contrasti proprio per stare unire per la loro grande passione del cavallo. Insomma, il cavallo vince anche su questo. Ma sì, la vittoria dell'Unione è di aver creato tra questi paesi tutto il Mediterraneo e anche del Mar Nero, perché abbiamo la Russia, la Romania, Li abbiamo già elencati tutti, belli 15. qui amicizia e passione. Amicizia e passione, ed è questo il vero motto. Io la ringrazio perché proprio queste sono le parole che vogliamo far emergere dall'Unione Ippica del Mediterraneo. Francesco, nelle mani ci avevi la storia di questa Unione Ippica che racconta veramente un 1996, se non mi sbaglio, un inizio, un esordio che ha potuto tributare le prime gare su pista di paesi stranieri appunto anche in Italia. Sì, praticamente nel 96 c'è la prima edizione, paesi del Mar Mediterraneo e del Mar Nero a confronto. Naturalmente, come dicevamo, l'iniziativa è partita dalla Société des Courses de la Côte d'Azur di Cagnes-sur-Mer, che gestisce il podio di Cagnes-sur-Mer, e da lì è partita questo campionato con la collaborazione allora di Ippodromi e Città in Italia. Si correva negli ippodromi di Roma, Napoli e Firenze, poi anche Siracusa è subentrata, e adesso siamo qui dopo praticamente 25 anni a parlare ancora dell'Unione Ippica del Mediterraneo con due prove finali. Oggi ci sarà il galoppo che purtroppo ha avuto una sola opportunità, mentre più possibilità per i trottatori che hanno avuto, per i driver che hanno avuto già 4 tappe a loro disposizione, e concludono adesso domani con la quinta con punteggio praticamente maggiorato. Quindi praticamente come dicevamo questa associazione ha iniziato presentando un dossier di candidatura multinazionale per essere iscritti nel contributo culturale del cavallo al patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Questo praticamente è un processo che è basato su un lavoro di ricerca e documentazione sul ruolo culturale del cavallo nella storia, nell'arte, nelle tradizioni, nel quotidiano di tutti i paesi che fanno parte della cultura e dell'associazione del Mediterraneo, quindi con istituzioni culturali e autorità ippiche nazionali in prima visione. E praticamente a questa è stata collegata tutta un'attività che ha coinvolto sia le comunità locali con i loro usi e costumi che sono proprio legati strettamente al cavallo. Siamo qui, vediamo di trovare tutti i rappresentanti. Vedo alla mia destra la Russia, Ucraina, Malta, Italia. Vedo alla mia destra invece abbiamo la nostra Tamara Vapiccio, segretaria dell'Unione. Allora Tamara, stamattina come è andato questo incontro, diciamo anche con le condizioni Covid purtroppo, con collegamenti Skype o Zoom o quant'altro ancora? Cosa puoi dirci? Cosa è venuto fuori? Allora, direi magnificamente, perché nonostante le condizioni abbiamo avuto presenti tutti i membri, di cui una parte fisicamente qui a Siracusa e una parte collegata via Zoom. È venuta fuori l'adesione di 2 nuovi membri, il Portogallo e la Slovenia, il che testimonia della volontà di far crescere questa associazione e che nel nostro modello di cooperazione basato sul contributo di tutti gli stati, dai più piccoli ai più grandi al pari livello,
funziona. Abbiamo buttato giù le basi per il calendario del prossimo anno, che verrà finalizzato a fine gennaio, in cui vengono riconfermate tutte le tappe tradizionali, e questo è già un grande risultato. E poi ci sono 2 progetti nuovi. Uno arriva dalla Serbia per l'organizzazione di una tappa di trotto in Serbia dopo molti anni con l'aiuto di uno sponsor, e l'altro ancora più ambizioso perché arriva dalla Libia, dove la situazione si è normalizzata, ci sono grandi investimenti, c'è la trasmissione in diretta televisiva di tutti i convegni di corse, ci sono in programma 2 grandi convegni con un montepremi di $1 milione il prossimo anno, all'interno dei quali forse potrà essere ospitata anche una tappa per i fantini del Mediterraneo, cosa che andremo a vedere per la fine di gennaio. Quindi grandi cose, si prevedono grandi cose, speriamo che il 2022 sia migliore del 2021, sicuramente migliore del 2020 quando ci siamo fermati. A proposito della Slovenia, io se non ricordo male ha partecipato da esterno a qualche edizione, perché proprio forse c'era la volontà di poter far parte all'associazione. Sì, la Slovenia in realtà era un membro fondatore dell'associazione, si è dimessa nel 2014 per dei problemi economici, finanziari. Dal prossimo anno ritorna attiva. Abbiamo qui oggi anche l'Ucraina che partecipa, anche se è un membro non attivo, ma la presenza di una rappresentanza dell'associazione che inoltre guida, che è una guidatrice che ha vinto 2 derby in patria, testimonia l'impegno di questo paese per ritornare in piena attività al più presto. Viene ricordata per aver vinto una corsa un giorno di un Lotteria di Agnano a Napoli, quindi la gente bene o male si ricorda di Olga Bondar. La qualità c'è assolutamente. Chiamo la regia, pronti per poter raccontare l'Unione Ippica del Mediterraneo. Qui accanto a me, come diceva benissimo Francesco, le delegazioni. Parliamo della Francia, c'è il nostro presidente François Forcioli-Conti, ma soprattutto ci sono i rappresentanti che sono i fantini. Antonio Orani, che non riceverà perché insomma avrà la targa successivamente, mentre per quanto riguarda il guidatore c'è Dylan Garcia. E allora, mentre il comandante provinciale dei Carabinieri Gabriele Barecchia premia i 2 rappresentanti, sentiamo l'inno nazionale francese. E andiamo avanti con l'inno italiano, ma prima presentiamo invece i protagonisti. Sentiamo l'inno nazionale italiano. Per i rappresentanti abbiamo Raffaele Cherchi, direttore servizio ricerche per la produzione equine, ancora Walter D'Ambrogio che è il driver, Salvo Basile che è il fantino, il dottor Giovanni Di Genova, dirigente MIPAF, ma anche la segreteria di Tamara Papiccio, Marco Trentini, direttore Trotten Turf, e il dottor Gaetano Papalier, espressione dell'ex presidente di Feder Ippodromi. Quindi inno nazionale italiano. A dare i giusti riconoscimenti sono una parte della delegazione USE, allora grazie al signor Giomioli e al signor Indomenico Gaetano per la consegna delle targhe. E si passa avanti con l'inno nazionale di Malta. Sono presenti il guidatore Camilleri e ancora il rappresentante membro consiglio di Malta Racing Club Anthony De Manuele.
E a consegnare la targa ai rappresentanti di Malta è il sindaco di Floridia Marco Carianni. Ricordiamo Charles Camilleri sarà il guidatore che domani sarà impegnato per il campionato. E ancora ascoltiamo l'inno nazionale della Romania. Bene, a premiare il dirigente MIPAF Giovanni Di Genova, ritira infatti per Malta, per la Romania, scusate, Dumitru, technical manager Christian Dorel. Bravissimi. Allora andiamo avanti, adesso ascolteremo l'inno nazionale della Russia, presente la Federazione Russa Petrotto nella persona del presidente Nikolai Isakov e dell'assistente presidente Fieracavallo di San Pietroburgo Eugenia Filippova. E andiamo alla premiazione nelle mani di Don Alessandro Arciprete, parroco Chiesa Madre Floridia, invece direttamente la targa per il generale Nikolai Isakov e Eugenia Filippova. E andiamo ad ascoltare l'inno nazionale ucraina. E a ritirare il premio per l'Ucraina è il guidatore, anzi la guidatrice Olga Bondar, sta premiando Marco Trentini, direttore di Trotto Tarf ed Equos. E adesso io chiamo il dottor Concetto Mazzarella qui davanti a me, perché un tributo è essenziale anche raccontare quanto ha fatto la delegazione per gli Stati Uniti d'America. A margine della premiazione sportiva ho sentito il dovere, il piacere e l'obbligo di fare un riconoscimento alla delegazione che viene dagli Stati Uniti d'America ormai da 34 anni. L'ippodromo è nato nel 1995 e non sono mancati mai, e quindi ho ritenuto doveroso omaggiare Gaetano Endomenico e Gio Mioli, che dallo stato del Connecticut, da Hartford, periodicamente ci raggiungono manifestando la comunanza e la grande e profonda fratellanza che c'è fra la comunità italiana in America e la comunità italiana floridiana che sta qua. Grazie Gaetano, grazie Gio. E mentre avviene la premiazione, inno nazionale degli Stati Uniti d'America. Eccoci, andiamo con il campionato fantini del Mediterraneo, edizione 2021, condizionata 3 anni ed oltre sui 1200 metri in sabbia, partiti.
Dazzler è la più veloce, ma viene subito attaccata da Every Promise, che si candida leader. Per corsia interna c'è Right Formula, quindi al largo Dream Painter, ancora lungo la corda Healthy Solomon con i scia Bungle Experience, galoppa al largo di tutti, Into the Wild. Cavalli che vanno ad affrontare l'imbocco della piegata, Every Promise si prende il comando di forza all'inseguimento, Right Formula che prova a seguirne le mosse, quindi rimane terzo Dream Painter, lungo la corda risale Healthy Solomon, perde posizioni Dazzler, nel cuore del gruppo c'è Raifan con i scia Into the Wild a chiudere Bungle Experience. Si affronta la retta di arrivo dal centro della pista, prepotente ancora con tanto in mano Every Promise, si tenta l'aggancio, ci prova Salvo Basile con Dream Painter a rappresentare l'Italia che va all'attacco di Every Promise, quindi Raifan prova ad agganciarsi alla lotta ma forse non c'è più tempo anche Into the Wild. Siamo ai 100 dal traguardo con Dream Painter che attacca e passa il favorito Every Promise ed è Dream Painter, vince l'Italia questa edizione campionati infantile del Mediterraneo. Dream Painter attacca e batte il favoritissimo Every Promise, quindi per il terzo e il numero 6 di Into the Wild. Rivediamo le ultime battute. Dream Painter, Salvo Basile in sella, proprio ai 100 dal traguardo, attacca e passa Every Promise e quindi si invola sul traguardo. Dream Painter, Salvo Basile in sella, Cosimo Currenti ai colori, il training di Vincenzo Caruso che va quindi al doppio in giornata, così come anche per Salvo Basile. 4, 5, 6, 7 il probabile ordine d'arrivo per quanto riguarda questo premio Campionato Fantini del Mediterraneo edizione 2021 che è andato all'ottimo Dream Painter. Atteso a una buona prestazione, in sabbia si è sempre mosso bene, oggi c'era da battere Every Promise soprattutto, ma anche validissime erano le alternative e quindi conferma i buoni lavori mattutini. Il numero 4 dello schieramento Dream Painter, cavallo di mezzi, vincere questa gara. Abbiamo accanto a me anche i rappresentanti. Allora, inno nazionale italiano per dare tributo alla vittoria di Dream Painter con Salvo Basile, Vincenzo Caruso, la scuderia di Currenti Cosimo SRL. A premiare il fantino Salvo Basile e il nostro François Forcioli-Conti, presidente dell'Unione Ippica del Mediterraneo. Complimenti Salvo Basile. Che corsa è stata, Salvo? Stupenda, fantastico, no? Il cavallo si è comportato molto bene, ha seguito bene l'andatura bella sostenuta che c'aveva il cavallo davanti e ha reagito molto bene. Bene, grazie ancora. Il proprietario invece riceve dalle mani di generale Nikolai Isakov. Soddisfazione suppongo da tutta la scuderia per la vittoria di Dream Painter, mentre il signor Andriani premia l'allenatore Vincenzo Caruso, un allenatore che sicuramente sarà soddisfatto. Vincenzo, ti aspettavi? La corsa non era facile, ma questo è un cavallo che in passato mi ha fatto vedere grandi mezzi, ero fiducioso. Avvicinatevi per una foto di gruppo, così potete un attimino raccogliere questo momento per la stampa, grazie. E poi andiamo a premiare per il campionato invece anche le due nazioni partecipanti, che sono Italia, arrivata prima giusto perché il campionato non era presente in altre competizioni, quindi vi ringraziamo. Sì, grazie mille e in bocca al lupo per le prossime competizioni.
E si parte, gli 11 quarter horse si lanciano lungo la dirittura d'arrivo in sabbia, all'interno c'è Loris la Mancusa con Nick, largo progredisce bene con la giubba azzurra, il numero 8 di Toretto, di dentro anche Roberta Arena, prova a sprintare, a ciuffare quei due che se la stanno dando a gambe con la giubba bianca, invece Gioacchino Battaglia avanza bene, sono ai 50 finali, Gioacchino Battaglia al largo invece c'è il numero 4 di Alessio Lo Giudice, se non vado errato, con la giubba azzurra, che si impone di poco al finish dell'avversario, Ecco. che sprinta bene all'interno. Rivediamo Quindi Michele il replay. Michele La Placa con la giubba rosa. È Asia. Certo, una delle due Asia. Passano in 5, quindi dovreste poi con il photo finish dirmi i primi 5 arrivati allora, al traguardo, sì. anche con l'aiuto del replay. È chiaro, sì Patrizia. Adesso stiliamo la classifica, quindi dei primi 5 di questo quintet. Al primo posto dovrebbe esserci il numero 5, ecco, al secondo il numero 8. Il secondo numero 2, No. 8. Sì. Adesso rivediamo il photo finish, Patrizia, e ti diamo L'ordine ufficiale, esatto. bene, dei Carabinieri di Siracusa, Barecchia, proprio per il primo classificato, e l'Italia. E in questa occasione abbiamo il tributo con i colori, insomma, che legano nazionali, che legano anche l'arma, suppongo. A Salvo, hai avuto una bella occasione oggi di vestirti con i colori del tricolore. Quando me l'hanno detto di rappresentare l'Italia sono stato molto contento. È ancora meglio perché l'abbiamo fatta, Ha no? portato fortuna. Sì. Colonnello, la prima volta che viene qui, contento anche di aver, insomma, visionato questo spazio. Mi ha portato fortuna, quindi assolutamente, grazie. Allora, andiamo avanti ancora, grazie Salvo, ti libero perché dovresti andare a montare, e abbiamo accanto a me Raffaele Cherchi per l'Agris di Sardegna, Orani? Con i colori francesi, un giovanotto di 22 anni di origine italiana che riceve le coppe proprio da Cherchi. Ecco, infatti da sardo a sardo dicono, insomma, complimenti per questa partecipazione. Com'è andata la gara? La cavalla, forse la sabbia è troppo pesante, non lo so, ma siamo negli ultimi, non fa nulla, l'importante è partecipare. Bravo, complimenti per la tua carriera. Il sindaco di Floridia, Marco Garianni, dà appunto il giusto premio alla delegazione russa, che comunque era presente, al generale Isakov. Certo. Ecco la premiazione in atto, grazie mille. Io avrò l'interprete più tardi e sentiremo sicuramente anche il generale con la UIM, e allora diamo lettura del campo partenti. E si parte. Ellie Target veloce lungo lo steccato, al largo Lord Liberty, quindi My Sweetie, ancora più a largo Vendicari, in seconda linea Amo Azzurra, all'interno Glory on Road, ancora Relac, via via tutti gli altri ben compatti. Ellie Target difende la posizione alla corda, al suo esterno My Sweetie che si ritrae, a centropista Vendicari che forza tempi, con all'interno il grigio Freschezza. Freschezza passa davanti, Vendicare sul suo esterno, in terza posizione Ellie Target a precedere My Sweetie, quindi ancora il numero 3 di Boccata Gold, via via tutti gli altri con Yersara che si fa sotto, Freschezza e Vendicari alle prese, quindi Ellie Target centropista, si presenta anche Amo Azzurra, la sua scia viene presa da Boccata Gold, all'esterno Yersara. Di dentro Lord Liberty trova un bel varco, cala Freschezza, Lord Liberty a largo c'ha adesso Vendicari, prova al suo esterno ancora Early Target che non sembra però essere molto reattivo, si fa sotto Yersara con a largo scivola, quindi Lord Liberty, Vendicari, scivola e lotta a 3 negli ultimi 300 metri, alla corda Lord Liberty, a centropista scivola, di in mezzo ai due Vendicari, ed è scivola che ai 50 finali prende la meglio e si invola, scivola, e Giuseppe Cannarella su Vendicari, Lord Liberty e Glory on Road. Scivola, quindi con Giuseppe Cannarella, atteso, chiude favorito e non delude assolutamente, proprio progredisce, costruisce un finale a bomba dall'esterno, piomba su Lord Liberty che quindi deve
arrendersi alla forza, alla forma, alla condizione strepitosa di Scivola Scivola, che quindi risolve questo criterium dell'Immacolata edizione 2021. Quindi Lord Liberty, che probabilmente perde anche la seconda posizione a favore di Vendicari. Adesso ci rimettiamo nelle mani del giudice di arrivo per decretare il secondo posto, successo indiscusso, importante per Scivola Scivola, che si conferma per i colori del signor Giovanni Romeo, il training di Luciano Lastrina, Giuseppe Gentilesca in sella. Francesco con piacere hai raccontato questo criterium dell'Immacolata. Ti lascio la linea. Grazie perché è andato in scena questo handicap principale B, premio criterium dell'Immacolata, e ha fatto una bella scivolata, scivola fino al traguardo. È stata una bellissima corsa, l'avete raccontata. L'allenatore è Luciano Lastrina, il proprietario Giovanni Romeo è veramente emozionato, e Giuseppe Cannarella in sella. Giuseppe, raccontacela tu questa corsa. Ma guarda, fiducia dal primo giorno che ha debuttato nel cavallo, è una corsa mirata dal primo giorno che ha debuttato, ci siamo riusciti. Eravate contenti e così vi aspettavate la corsa? È andata meglio del previsto, poi Peppe ha fatto di suo, ci ha messo tutto quello che ha e quindi è andata bene, diciamo che l'ha montato alla perfezione. Magistrale monta allora, bravo Giuseppe Cannarella. Signor Romeo, contento? Assolutamente sì, grazie. E allora ritiriamo le giuste coppe e adesso partiamo dall'allenatore con Raffaele Cherchi per l'Agris Sardegna, che dà nelle mani dell'allenatore Lastrina. Vi girate a favore di telecamera per farvi la foto di rito. Ancora la premiazione del Fantino nelle mani della segretaria della UIM Tamara Papiccio, eccolo qui. Complimenti a Giuseppe Cannarella, e il proprietario invece viene premiato dal dirigente MIPAF di Genova, che è appunto sceso qui a Siracusa. Complimenti ancora per la vostra prestazione con Scivola Scivola, e in bocca al lupo ancora, visto soprattutto che è una 2 anni e avrà modo di volare in alto, giusto allenatore? Sì, è un maschio, hai fatto un errore, non è una femmina. Finisce con la A, tutte quelle finiscono con la A, per me sono femminucce. Scivola allora, grazie mille, in bocca al lupo. Starter calza le mani, via la competizione, parte male, arriva con Samuel Patti lungo lo steccato il Schipa numero 1, attaccato da Booksmart Dash e Marino Tindaro, che prendono subito diverse lunghezze a tutti gli avversari. È già testa a testa fin dalla partenza, allo steccato opposto Pablo con Anthony Di Caro, ma la corsa è tra Schipa e Book Smash Dash, e questo al fondo prende la meglio sull'avversario. Terzo praticamente Pablo, quindi al quarto posto probabilmente ML Great Pride con Mattia Lamancusa, ma dobbiamo rivedere lo slow motion e il photo finish che sono arrivati molto vicini. Vediamo lo slow motion. Non c'è dubbio che vince il numero 6 di Book Smart Dash e Marino Tindaro, secondo Schipa con Giuseppe Di Quattro, terzo Anthony Di Caro con Pablo. Vediamo quarto, sembra essere dovremmo vedere il photo finish tra il grigio e quinto Miss Snapperolli. Accanto a me un dirigente MIPAF, che è il signor Di Genova, e ormai dopo 2 anni con la pandemia è potuto ritornare qui a Siracusa per parlare appunto di ippica, un'ippica che sta finendo e deve ricominciare, insomma si capisce con qualche problema, però che si vuole continuare a sostenere e a promuovere. Allora come? Io credo fondamentalmente in un assioma: quando c'è un fatto di crisi, c'è un momento di crisi, è il momento per fare delle riflessioni serie, e analizzando bene i problemi in quei momenti sorgono le soluzioni migliori. Penso che siamo all'alba di un nuovo corso per l'ippica, c'è una nuova direzione politica, ci stiamo riorganizzando come Ministero, ma c'è anche una coscienza negli operatori nuova. Vedo che ci sono molti segnali che possono portare alla ricostruzione di una gestione complessiva dell'ippica in maniera più efficace. Anche perché ne vale la pena. Oggi è visto, l'ippodromo di Siracusa è pieno, c'è tanto spettacolo, c'è tanta passione.
questo è uno spettacolo che rincuora, veramente. Vedere tanta gente che viene significa che nella società c'è amore e c'è passione per il cavallo. Questo sicuramente gioca a favore ed è qualcosa da far vedere in televisione. Voglio annunciare che da gennaio ci sarà una nuova televisione aperta, non criptata, per cui tutti potranno vedere tutte le corse d'Italia sul canale 151. Questa è una buona notizia. Questa è una delle cose che abbiamo costruito in questi ultimi mesi e che comincerà a essere anche il segnale di quella nuova ippica che stiamo costruendo. L'altro microfono non è il mio, ma è quello di Marco Trentini, che è qui a Siracusa, direttore di Trotto and Turf ed Equos, perché sì, e io passo qui davanti, proprio perché presenti, proprio per raccontare la nostra realtà. Esatto, è una realtà che conosco da tanti anni, è sempre un piacere venire qua a Siracusa, anche perché il colpo d'occhio che c'è sulla tribuna è spesso eccezionale e queste cose rincuorano noi che parliamo di ippica, noi che amiamo l'ippica e quindi benvengano queste cose, questa magnifica struttura con questa gente. E devo dire che uno dei pregi grossi di Siracusa è di aver formato fantini proprietari, allenatori, perché i siciliani stanno vincendo in tutta Italia, ci sono dei ragazzi che si sono trasferiti a Roma che hanno avuto un'annata semplicemente eccezionale, insomma Siracusa è un bacino che sta funzionando per l'ippica tutta. E speriamo che ci siano tanti ancora anni e occasioni per poter promuovere la nostra ippica. Fuori i LED ed è tutto pronto. Partiti! I protagonisti del Gran Premio Francesco Faraci, edizione 2021. Prima fase di gara che vede emergere nelle prime linee Brazilian Jet con in seconda posizione Wildness, quindi terza al largo c'è Star of Well ancora in scia, Guapo per corsie interne Neileta, al largo di tutti Mission Accomplice che è in scia Torquato, per linee interne prova a filtrare, va tutto bene, quindi chiude il gruppo Yulong per Island. Si completa la prima piegata e si va nella retta opposta alle tribune con Brazilian Jet che continua a imporre il suo ritmo. Accompagna Star of Well, terzo rimane in corda Wildness, quindi per corsie interne c'è Guapo, il compagno di scuderia, ancora Neileta che rimane arroccato lungo la corda, al largo continua a progredire Mission Accomplice, quindi via il resto del gruppo, cavalli che ancora sono capitanati da Brazilian Jet che continua a imporre la sua andatura nei confronti di Star of Well, quindi che non lo perde mai di vista. Terzo rimane in corda Wildness con all'interno il compagno di scuderia Guapo, in scia c'è Mission Accomplice ancora Torquato, rimane lungo la corda Neileta, quindi va tutto bene che perde qualche posizione. Immortal Romance a precedere Yulong per Island. Si va verso l'ultima parte della piegata di fondo con le posizioni che rimangono invariate perché Brazilian Jet si presenta lungo la corda ancora in vantaggio e nella retta di arrivo prova ad accelerare dal centro della pista Star of Well che prova a reagire lungo la corda, chiamata a maggiore impegno Wildness, trova un varco Yulong per Island, ancora Neileta sotto frusta, al largo c'è la progressione di Mission Accomplice con Guado che prova a non demordere, ancora al largo di tutti ci prova sotto frusta Immortal Romance, 4 cavalli in lotto, forse 5 quando siamo ai 150 al traguardo, con Neileta che dal centro della pista sbuca fuori e prova a reagire a Mission Accomplice e va tutto bene. Neileta che vince questo Gran Premio Francesco Faraci 2021. Neileta, bellissimo arrivo anche in questa occasione con Neileta che dal centro della pista ingrana una marcia in più e viene a difendersi, si difende molto bene dal fondo esterno di Va tutto bene
è quello interno di Mission Accomplice, quindi Nei Leta con Sebastiano Guerrieri in sella. Vince questo Gran Premio Francesco Faraci edizione 2021. In sella Sebastiano Guerrieri, i colori sono della signora Topazio Guerrieri, training di Antonio De Luca. Quindi 5 al primo posto, il 7 va tutto bene, sicuramente. Accanto a me c'è Antonio De Luca, Sebi Guerrieri e la scuderia di Topazio Guerrieri con Enzo qui che fremono. Andiamo alla premiazione. Intanto Neleit ha fatto una squisita performance, te lo aspettavi? Il cavallo era positivo, ero molto fiducioso al cavallo, ci speravo. Comportato bene, lavori mattutini tutto a posto e poi in pista ha dato il meglio. Il cavallo io speravo che correva bene. Enzo? Il peso era giusto, il cavallo stava in forma e diciamo che ci speravamo. E poi il gran merito di Sebi che è sempre energico. Mio figlio ci mette sempre il suo. Bravi, allora andiamo alla premiazione e partiamo dall'allenatore, dalle mani di Marco Cannizzo viene premiato Antonio De Luca che ha preparato Neleita in gran modo, foto di rito. Per il Fantino invece la premiazione nelle mani del dottor Concetto Mazzarella. Sebi Guerrieri, a te il grande merito di questa bellissima performance combattutissima fino agli ultimi metri. Ad Enzo Guerrieri invece il proprietario, il figlio a cui il memorial è dedicato, Francesco Faraci, e il figlio è il dottor Fabio Faraci, amministratore della Ippomed. Eccolo qui con le mani di Enzo Guerrieri che prendono le coppe. E infine c'è anche una coppa in argento ed è il nipotino di Francesco Faraci che si chiama Francesco Faraci e dà una bellissima coppa d'argento a ricordo di questo momento. Complimenti. Raccontare quello che è uno degli eventi collaterali che all'Ippodromo del Mediterraneo sta avvenendo. Io ho il piacere di avere qui gli organizzatori ma anche gli artisti e quindi parleremo di questa street art dedicata al cavallo, horse street art ci siamo permessi di chiamarla, con l'ideazione di un progetto che ha voluto portare quello di voler lanciare un percorso espositivo all'interno dell'ippodromo e della street art. Accanto a me ho Flavio Romano Spadaro che rappresenta l'Urban Center Floridia e adesso ci parlerà anche di queste ideazioni che voi insomma contribuite a portare avanti. Accanto a me c'ho Paolo Greco che è artista, adesso me lo presenterò, ma soprattutto c'ho gli artisti che stanno lavorando e che un attimo si sono fermati, li abbiamo fermati e che ci stanno regalando 8 pannelli che rimarranno all'Ippodromo del Mediterraneo. Resterete quindi per sempre con noi e ogni volta vi guarderemo passando appunto all'interno della struttura. E allora Paolo, innanzitutto come nasce e perché? Allora, la manifestazione nasce grazie appunto, intanto dobbiamo ringraziare l'Ippodromo del Mediterraneo che ci ha dato questa possibilità soprattutto di proseguire un discorso sulla street art che già avevamo iniziato anni fa con Urban Center. Che dire, è un valore aggiunto l'arte ad una manifestazione del genere e la cosa importante appunto è il rapporto fra arte, pubblico ed artisti che si sta avendo in questa serata. Bene, grazie, effettivamente è vero, proprio il fatto di avere quest'arte immersa nel pubblico sicuramente fa di più e di tanto. Quindi viva l'ippica, viva l'arte! È vero, allora viva l'ippica, viva l'arte attraverso anche l'opera dell'Urban Center che ci crede sempre e non ci ha lasciato soli. Sì, esatto, innanzitutto buonasera, grazie per questa occasione che ci è stata data a nome di tutti i membri dell'associazione. Per chi non lo sapesse, l'Urban Center ormai opera da diversi anni sia nel campo dell'arte ma anche in progetti per il territorio, per l'architettura anche legati alla sostenibilità. In questo caso voglio soltanto dire 2 parole, che la passione per uno sport è stata coniugata alla passione per l'arte e quindi ringrazio ancora tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione. Grazie.
Paolo è stato coordinatore di questo gruppo di artisti, dove li abbiamo pescati? Chi sono? Sono ragazzi, allora il mondo dell'arte è un mondo un po' complesso, io mi occupo di arte informale che è un altro settore dell'arte, ma la street art è un mondo a sé. Ho avuto la fortuna di conoscere molti artisti nella mia avventura nell'arte e tramite Marusic che abbiamo qua davanti abbiamo questi ragazzi che sono tutti siciliani e professionisti che hanno realizzato queste splendide opere che sono qui giù sotto le tribune. E andiamo a capire chi sono. Io voglio parlare subito con Anca. Perché Antonio Carmelo Barbagallo abbiamo già avuto l'occasione di averti qui per una notte bianca, rinnovi l'appuntamento, è tuo un bellissimo, come si chiamano, quadro, dipinti, come si chiamano, opere? Cioè, diciamo che la street art viene fatta sui muri, esatto, arte pubblica, questo diciamo è un ibrido, diciamo, chiamiamolo ibrido. Però è una cosa molto bella perché abbiamo trasportato la street art in dei pannelli. Una sperimentazione che spero abbia funzionato, l'avevamo già sperimentata, abbellisce la sala pesi con una spiritosa versione di un cavallino di una cavallina che tiene il fantino per bocca mentre vincono. Antonio, chi sei? Come sei ritornato, con quale idea di ippica sei ritornato qui, con quale tema, come l'hai trasformato questo tema nei tuoi due pannelli? Buonasera e grazie a tutti per avermi invitato a ritornare, perché l'esperienza che mi ha insegnato la volta scorsa mi ha educato in un certo senso a pensarla in maniera diversa, quindi c'è sempre il rapporto fra cavallo e fantino, però questa volta il connubio diventa non più come la volta scorsa, in un certo senso una relazione sentimentale quasi quasi, però stavolta è un altro modo di giocare su entrambe le figure. Quindi, però la cosa che mi ha fatto piacere è, come dire, abbattere in un certo senso la quarta parete che vi è fra l'opera e il fruitore. Quindi in questo caso, come raramente accade, le persone hanno modo di vedere chi realizza i murales, quindi non sempre accade appunto, però stavolta c'è la possibilità anche e soprattutto per i bambini che lo trovano in un certo senso divertente. Domani dipingeranno i muri di casa dei genitori? Lo speriamo, così avranno modo di, come dire, di liberarsi di qualcosa che hanno dentro, in un certo senso un potenziale. Antonio Carmelo Barbagallo nasce a Catania, dopo aver conseguito il diploma all'Istituto d'Arte prosegue gli studi nell'Accademia delle Belle Arti, si laurea col massimo dei voti, complimenti dunque, e aver preso le tecniche della pittura si concede al fascino dell'aerografia spaziando su vari supporti. Da più di 10 anni si dedica alle grandi superfici utilizzando vernici spray e rulli per decorare gli spazi urbani e i suoi lavori sono realizzati per enti pubblici e privati. Non dico erano enormi i vostri curriculum, leggo un estratto, va bene? Andrea Marusic, io mi metto qui accanto a voi a questo punto, scelto per realizzare il murale delle glorie del calcio Catania in via Cifali, ma anche le mura dello stadio Angelo Massimino. Laureato in Accademia delle Belle Arti, ha realizzato molti lavori di urban art partecipando a manifestazioni di graffiti e street art in varie città. E poi abbiamo Piazza Oceania, abbiamo Piazza dell'Elefante a Librino, Piazza Beppe Montano, insomma è lasciato un po' il segno dovunque. Oggi l'ippodromo del Mediterraneo come? Con il cavallo verde, il cavallo quello raro da trovare, e poi un trittico di tre modi di cavalcare il cavallo, forse non so se il termine è giusto, realizzati col tricolore, anche in onore del. Oggi hai proprio beccato perché abbiamo sentito l'inno italiano e ha vinto l'Italia, quindi grazie. Prego, infatti è capitato giusto appena, era con la speranza che magari vincesse un italiano ed ha funzionato. Io adesso ho Vincenzo Buscemi e Antonio Bruno Riccioli.
Tu sei Antonio, ti metti accanto, salutiamo Vincenzo Buscemi che è rimasto lì a dipingere in arte Nunzio R, artista ragusano, si è avvicinato al mondo dei graffiti, è sempre stato attento alle nuove contaminazioni, ha fatto parte delle manifestazioni ai Festival Wall e soprattutto realizza diverse illustrazioni con tecnica mista e sta dando il suo contributo. Accanto a me Antonio Bruno Riccioli, catanese, 1982, anche lui un percorso artistico di arte raffigurativa e l'utilizzo di vernici spray, acrilici a rullo e tecniche digitali, quindi insomma è grossissima esperienza. Nasci come writer e poi invece vai come illustratore e street art. Il rapporto col pubblico ti è piaciuto oggi? Il rapporto col pubblico è bellissimo perché poter esprimersi, fare vedere la propria arte e condividerla con le persone che ci sono attorno è bello perché crea unione e fa divertire anche chi c'è attorno. La vostra arte oggi ha raccontato la nostra passione, l'avete sentita? Sì, noi l'abbiamo sentita. Con i nostri disegni abbiamo cercato anche di fare notare anche questo, facendo evidenziare la bellezza del cavallo, la velocità del cavallo col fantino che le sta addosso. Cercare un po' anche di un bel movimento e anche tanti colori che hanno attratto anche tante persone che sono attorno tramite questi colori. Bene, grazie tanto. Allora ritornate ai vostri ultimi dettagli da porre su questi 8 pannelli. Grazie a Paolo Greco, grazie a Flavio Spadaro per l'Urban Center, ringraziate anche gli altri membri. Si completa lo schieramento, si va agli ordini dello starter. Partiti. Velocissimi Playful Dude e Crook che si prendono la prima linea, quindi Stay Strong in seconda linea con all'interno Power Sail, al largo di tutti c'è Domestic Earth, Charlie Jamboree per corsie interne, quindi al largo avanza Acceleraton con all'esterno Thrifty One, quindi Shia Masuf chiude il gruppetto a contatto Sopran Furia che precede Armageddon. Cavalli che vanno verso l'imbocco della piegata con Playful Dude in leggera evidenza, ne segue le mosse sempre Crook all'esterno, prova a guadagnare qualcosa Domestic Earth, quindi scia Thrifty One, lungo la corda c'è Chemet, per corsie interne Charlie's Jamboree, quindi Day Secret, a largo continua a progredire Accelerator e via gli altri. Siamo con i cavalli che vanno a ultimare la piegata e affrontano la retta di arrivo, gruppone che si distribuisce nell'arco della pista, lungo la corda, ancora in evidenza, seppur sotto la minaccia, quindi Playful Dude è sotto la minaccia di Chemet che prova ad avanzare dal centro della pista, scatta e Day Secret, quindi anche Accelerator al largo di tutti, viene molto bene in progressione anche Sopran Furia, si inserisce alla lotta Power Sail, siamo a metà della retta d'arrivo con Playful Dude che sotto frusta, cerca di respingere l'attacco di Day Secret che è passato in vantaggio, Day Secret respinge Playful Dude, quindi Sopran Furia, Power Sail e via gli altri. Day Secret, l'ottima 3 anni di Vincenzo Caruso che con Salvo Basile fa tris in giornata, quindi ancora una volta al bersaglio. Rivediamo gli ultimi metri di gara con le immagini riproposte dalla nostra regia che ringraziamo sempre, con Day Secret che dal centro attacca e passa Playful Dude e lo respinge proprio sul traguardo. Terzo invece il numero 14 di Sopran Furia, sempre molto regolare con 50 kg, si conferma sul podio con Marcello Belli. Al quarto posto è il grigio Power Sail. Accanto a me non soltanto vittoriosi ma anche molto soddisfatti per questa vittoria che è arrivato nel premio Unire di Day Secret, Salvo Basile in sella, Vincenzo Caruso al training, Ginobbi Luigi ritirano insomma anche il signor Cosimo e Angelo Sortino che comunque sono comproprietari. Vincenzo, oggi giornata bellissima. Sì, oggi è una giornata bella, sono molto contento, questa è una cavalla che rivince
è un handicap principale a distanza di un anno, Basile fantastico oggi, quindi c'è poco da dire. Anche perché il campo partenti era davvero difficile. Sì, la corsa era molto aperta, l'altro mio cavallo Hernan aveva anche secondo me molte chance, purtroppo è stato sfortunato e quindi diciamo la cavalla si è trovata a lottare con avversari che è riuscita a battere agevolmente. Salvo, vuoi aggiungere qualcosa? Che devo aggiungere? Che bravissimo, che devo aggiungere? Si fanno tutti i complimenti. Allora, io accanto a me Jacques Chartier, già segretario della UET, e allora andiamo a premiare, partiamo dall'allenatore, ecco, nelle mani di Vincenzo Caruso, membro a rappresentare anche la Francia nella Unione Ippica del Mediterraneo. La premiazione va anche al fantino Salvo Basile, altra coppa nelle mani del fantino, e quindi per la scuderia Ginobbi prenderanno la coppa e la solleveranno in due. Il signor Cosimo si è fatto una bella corsa, è sudatissimo e emozionatissimo. Eccola qui per i proprietari, eccola qui, sorridentissimi. Grazie mille e buonissima vittoria con Adai Secret. Con Maria Purità, sì, accanto a me ASD Spettacoli Equestri ha portato oggi 21 appassionati di Quarter Horse, un cavallo brillante, particolarmente amato in tutta la Sicilia perché sono provenienti da tutta la Sicilia, con una scuderia a Bordellino che si è superata. Allora, per la terza volta siamo presenti qui all'Ippodromo del Mediterraneo in una grande giornata che è la giornata dell'Immacolata. Abbiamo colorato questa pista anche quest'anno con i Quarter Horse, che per me non è solo una categoria di cavallo da rappresentare, è stata l'unione, l'avvicinamento di questi ragazzi e questa competizione all'interno di questo ippodromo in una pista dove corrono principalmente cavalli puro sangue. Quarter Horse dell'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. E si parte, questa volta è tutto buono, lungo la corda, ancora una volta il Giuseppe Di Quattro con Schipa che prova a prendere vantaggio all'interno con la maglia arancio, Jenny Cexbran, Mirko Sparacino, ma ecco che si ingamba ancora una volta Schipa prende il largo e vince agevolmente. Lottatissime invece le piazze, da rivedere lo slow motion per capire l'ordine di arrivo ben preciso. Comunque vince il grigio. Il palomino di Schiba di Giuseppe Di Quattro si aggiudica quindi numero il trofeo. 7, numero 7 arriva primo. Male, numero sì, 7 il numero 7. Il numero 6 dovrebbe essere secondo. Al secondo posto il numero 6 di Marino Tinder e Book Smart Dash. LED che escono fuori dagli stalli e si parte. Exotic, la più veloce, a largo American Coffee, ancora più a largo Prezzo e Logic, che tende a prendere l'iniziativa. All'interno però reagisce bene Exotic, ma Prezzo e Logic forza i tempi e passa in avanti. A largo c'è Dream House, quindi Cicaloca in terza posizione con a largo Scenic Route. Ancora Exotic, via via il gruppo abbastanza allungato. Siamo sulla piegata, a metà della curva finale. Prezzo e Logic leader, Dream House al suo esterno, Scenic Route a seguire con Cicaloca. Prova a risalire anche Galpo. Si entra addirittura arrivo, lungo lo steccato, prova dal lungo Prezzo e Logic, Dream House non molla un metro, Scenic Route di dentro ancora senza spazio, quindi ancora il gruppo abbastanza compatto che si schiera a ventaglio con American Coffee a largo di tutti, prova ad avanzare, lo fa con grande veemenza il numero 8 di Melo Black, ed è Melo Black che stampa Scenic Route.
Melo Black e Salvatore Basile, ancora a segno Salvo Basile, poker in giornata, veramente straordinaria l'impresa di Salvo Basile in questa giornata dell'8 dicembre. Al secondo posto Scenic Route ha mantenuto la meglio su Tama Light, che è venuta forte a centropista, quindi Prezzo e Logic quarto, lo slow motion ci dà conferma, e per il quinto posto dovrebbe essere ancora il 10 di American Coffee. Melo Black, i colori del signor Carmelo Monello, il training è quello di Stefano Postiglione, Salvo Basile alla monta, assegno in questo premio Gruppo Marconi, Tris Quarte Quinte dell'8 dicembre. La Tris vede appunto l'8 al primo posto di Melo Black. Bene, ultima premiazione, tutta dedicata agli appassionati dei Quarter Horse che con i loro beniamini, soprattutto con la loro grande passione, sono scesi sulle piste dell'ippodromo del Mediterraneo. Oggi vi è capitata una giornata pazzesca, bellissima e peraltro con un pubblico molto partecipato. È anche merito vostro perché siete venuti qua a spendere la vostra passione con tanti sacrifici e tanti limiti, e lo immagino imposti anche dall'associazione per poter organizzare al meglio. Avete vinto terzo, secondo e primo classificato. E allora andiamo alla premiazione e premiamo il signor Alessandro Di Cunta e premia Marco Cannizzo. Applauso, perché con il suo Toretto ha fatto un bellissimo recupero. Non se ne vada, resta lì, brevissimo. Andiamo avanti col secondo classificato, Marino Tindaro con Bluc Smart Dash, premia la signora Giordano Silvana. Ha approfittato della bellissima presenza qui. E poi primo classificato per la seconda volta successiva, non ti vogliamo più perché sennò ti dobbiamo sempre battere e premiare, Giuseppe Di Quattro con Schipa, premia il tenente Franco Caligiore, tenente dei carabinieri della compagnia di Siracusa. E allora, minimo, dobbiamo dire due parole prima della foto. È stato bello? È stato bello, emozionante, fino all'ultimo non credevo potesse essere possibile tutto ciò. Anche perché nella seconda batteria eri dietro qualcuno, quindi insomma non era scontatissimo. Ci ho creduto fino alla fine. Bravo, un bravo jockey. Loro sono più vecchietti, forse sono arrivati dietro di te per questo. Beh, forse. Come è andata? Come vi siete trovati? Benissimo, è stato bellissimo, ci siamo divertiti e speriamo che si continua questa disciplina qua all'ippodromo. Bene, ha visto, hanno rinnovato l'interesse, dottore Mazzarella, per poter continuare questa disciplina. Ritorneremo? Sì, certo, io 2 anni fa ho fatto ultimo, ora ho fatto terzo, quindi penso ancora di... Si è allenato nel frattempo? Sì, certo, ci mancherebbe. Ah, bravo, allora l'anno prossimo potrebbe far meglio. Grazie Salvo Murgo, ho già fatto l'intervista con Maria Purità, grazie per la tua collaborazione. Grazie a voi dell'ospitalità. E allora un applauso grande e soprattutto grazie a chi ci ha seguito in questa giornata che festeggia l'anniversario dell'ippodromo del Mediterraneo, grazie al pubblico anche per le dirette Facebook e non soltanto per chi è venuto all'ippodromo del Mediterraneo. Un ringraziamento enorme a tutta la macchina dell'ippodromo di Siracusa che oggi ha fatto un grandissimo lavoro, dalla regia ai cameraman, a tutti quelli che sono gli operatori ippici su campo, a tutto il settore ippico mobilitato e preparatosi per questo momento. È una giornata ricca di emozioni per l'ippodromo perché ha rivisto tanto pubblico anche e soprattutto dopo la pandemia. Quindi possiamo essere soltanto fiduciosi e mi avvicino al dottor Concetto Mazzarella perché dobbiamo chiudere. E quindi il resoconto di oggi? Una sola parola, eccezionale. E allora con questa parola vi diamo appuntamento ai prossimi convegni qui all'ippodromo di Siracusa. Arrivederci.